E quest'oggi sotto la mia videocamera abbiamo la Elgato Game Capture HD. Partiamo subito con l'unboxing di questa piccola e molto pratica scheda di acquisizione. La scatola di questo Game Capture è molto accattivante in quanto si apre come se fosse un libro e in primo piano troviamo ovviamente la scheda di acquisizione, che è davvero molto piccola, che andremo a vedere in seguito, e sulla sinistra troviamo un piccolo manualetto di istruzioni su come iniziare ad utilizzare il nostro nuovo Game Capture. Prendiamo un attimo la scheda di acquisizione, diamo una rapida occhiata e mettiamola un attimino da parte perché voglio analizzare prima il contenuto della scatola. Apriamo questo vano che si trova sotto appunto la scheda di acquisizione e troveremo molti accessori che adesso andremo ad analizzare uno per uno. La dotazione di questo Game Capture è molto ricca. In prima cosa ci possiamo notare il cavo dati che va da USB standard, che consente la connessione al PC, a mini USB. Dopo troviamo il cavo HDMI, è davvero un cavo molto corto, io consiglio sempre di acquistarne due e dopo capirete il perché. Poi troviamo l'adattatore per la PS3, ovvero che va un connettore alla PS3 e un altro connettore alla scheda di acquisizione tramite jack S-Video, e poi questo adattatore component che può essere usato con l'Xbox in caso non abbiamo appunto un Xbox con uscita HDMI. Passiamo ora ad analizzare il Game Capture HD. È davvero una scheda molto piccola e non ho mai visto schede acquisizione che registrino in alta definizione di queste dimensioni. Comunque come potete vedere la scatoletta era ricoperta da questo involucro che la proteggeva dai graffi durante il trasporto. La scheda è molto elegante, rifinita con questo nero lucido, e sulla parte superiore possiamo trovare il logo del Game Capture HD e dell'Elgato. Nei lati, nelle estremità, possiamo trovare gli ingressi AV e HDMI in, e girando la scheda dall'altra parte possiamo trovare ovviamente l'uscita HDMI e l'ingresso USB per alimentarla e per connetterla al PC. Come avete potuto notare, in questa scheda d'acquisizione non vi è cavo di alimentazione. Questo perché semplicemente la scheda di acquisizione si alimenta tramite 5 volt che provengono dal PC grazie al cavo USB. Unica nota dolente, nell'accessoristica di questa scheda di acquisizione non viene dato un secondo cavo HDMI, ma ne viene dato solo uno. Quindi se noi vorremmo utilizzare magari la PS3 per registrare, vogliamo registrare tramite il cavo HDMI e non abbiamo un cavo HDMI in casa, dobbiamo comprarne per forza un altro. Quindi questo è l'unico neo, ma se comunque abbiamo già una console collegata con il cavo HDMI alla nostra TV non dovremmo avere nessunissimo tipo di problema. E questo era tutto su questa nuova scheda di acquisizione. Se siete curiosi se questa scheda di acquisizione può registrare i gameplay provenienti dal PC, la risposta è sì, e guardate il link in descrizione che ho fatto un bellissimo tutorial. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace e ciao ciao!